Ciao Carlo, visto? Metto subito a Ciao, frutto i tuoi insegnamenti. Tra motociclisti ci si dà del tu. assolutamente sì, la stessa passione. Quindi, magari ora tutti vogliono e si aspettano la domandona sul mondiale Superbike, chi lo vince, chi lo... Io voglio parlare di Superbike, però ci voglio arrivare da un'altra strada. E quindi dobbiamo conoscere un po' della tua vita per poter arrivare all'uomo giornalista Superbike. Tutto questo però dopo la sigla. Carlo Baldi nasce ad Abbiategrasso nel 1955, esattamente il 31 luglio. Però già nel 65 avviene il primo trasferimento importante con tutta la famiglia. Si trasferisce a Mogadiscio. Vero. Lì lavori, poi ritorni in Italia e in Italia passi il periodo del completamento degli studi, dove vivi principalmente gli anni più focosi d'Italia, il famoso 1968. Quel periodo è stato, insomma, i famosi anni di piombo, ecco, se non sto certamente io a raccontarli, però visti dagli occhi di un ragazzo, vedi il mondo che cambia, ma ancora oggi ci ragioni e capisci molte cose. È stato un periodo eccezionale. La tua vita è stata segnata da grandi cambiamenti e che non sono finiti certo nel periodo adolescenziale, lo vedremo però in futuro. Quanto ha influito nell'uomo che diventerà Carlo Baldi? Ma sicuramente in una cosa che è stata poi la costante della mia vita, nel cambiamento. Il 68 è l'anno 68, ora, quel periodo logicamente, diciamo 68 per definirlo, ma sono stati vari anni, sono gli anni dei cambiamenti. Cioè, io sono nato quando in Italia si ascoltava Claudio Villa e un bel giorno sono arrivati 4 ragazzi da Liverpool con i capelli lunghi e le ragazzine che impazzivano e questi che gridavano nei microfoni. Cioè, la rivoluzione, capito? E così la gente, a un certo punto, gli operai si mettevano insieme, scendevano in strada per cambiare la loro condizione, le donne prendevano coscienza, cioè il mondo è nato lì per me, capisci? Il sapere che quello che vale oggi non vale più domani, o che comunque devi essere sempre pronto a capire cosa ti sta succedendo, quello è un'impronta che quel periodo ha lasciato sicuramente nella mia vita, e poi anche vedere che cambiare è bello, cioè le cose nuove ti eccitano perché portano sempre un impegno nuovo, nuovi stimoli, e quindi io non sono mai riuscito nella mia vita a fare una cosa che non mi entusiasmasse o che fosse ripetitiva, perché devo cambiare, più avanti c'è qualcosa, insomma, da vedere. Nel 73 già c'è il ritorno in Somalia, terra che tu definisci meravigliosa. Nel 79 non ci sono più le condizioni di rimanere in Africa e ritorni in Italia, ritorni sulla penisola e inizi a lavorare per la Sirti. Sì. Arriva la possibilità di andare in Arabia e Carlo prende le valigie e va via di botto senza farselo dire 2 volte. Tutto questo fino a quando non avviene una cosa importantissima nella tua vita. Siamo nel 1984 quando incontri la donna che diventerà tua moglie. Siamo in quel periodo, più o meno. Un po' di anni fa. Però io qui avrei una piccola richiesta personale da farti, ho una curiosità. Ma tu, la prima volta che l'hai vista con l'abito bianco, hai pianto come me? No, perché lì non capivo cosa mi stava succedendo. Si entra molto nel personale, ma per carità era solo per dire che non voglio annoiare chi ci ascolta, perché ognuno poi i sentimenti li vive a modo proprio. Ma mentre normalmente io prendevo delle cotte per le mie fidanzatine, no? Sai, gli innamoramenti. E con Alessandra invece non è incominciata come oddio, insomma, sei proprio innamorato perso. È stato un crescendo fino a quando poi purtroppo lei se n'è andata. E quando ci siamo sposati io non capivo bene cosa stava succedendo. E quindi l'ho vissuta un po' così, con gli occhi spalancati. Non ho pianto, capivo che era qualcosa di molto importante, capivo che sicuramente lei era la donna giusta, però no, non ho pianto, ma ho pianto tante altre volte.
Questa donna è stata importantissima nella tua vita e ti ha accompagnato per tantissimo tempo e per tantissime avventure. Una piccolina ce la vuoi raccontare? Che riguarda mia moglie, per far capire cosa c'era tra me e mia moglie, nel senso che l'amore sì, è una cosa, ma poi lo sai meglio di me, attorno ci sono tante cose. Io e mia moglie abbiamo adottato un bambino, il nostro figlio Alessio, in Russia nel 98, esperienza pazzesca perché era la Russia dove veramente morivano di fame, ma non è un modo di dire. E per adottare un bambino ci vuole più di 2 anni e mezzo, 3 anni, nei quali passi da psicologi, assistenti, cioè ti strizzano come un calzino, e tra i vari colloqui, tutti e due insieme, poi prima mia moglie, poi io, insomma mia moglie andò a parlare con gli psicologi e poi andai io il giorno dopo. E mi sono sedute e mi hanno detto: cosa ne pensa di sua moglie? E io dissi: ma mia moglie è una donna intelligente. Loro si sono guardati e si sono messi a ridere. Io ho detto: no, scusate, perché ridete? Perché sua moglie ha detto esattamente le stesse parole di lei. Spero, insomma, si Fa può capire capire tantissimo. qual era la nostra sintonia. E come abbiamo avuto modo poi di dire prima, è stata la fortuna della mia vita avere una donna al mio fianco che, quando le dicevo: guarda, partiamo domani, andiamo in India, dall'India poi ci spostiamo in Cina, torniamo in India e forse torniamo per Natale a casa, e lei mi diceva: che tempo fa, cosa devo mettere, maglietta o maglioncino? E lei veniva con me. Sembra Bellissimo. una cosa banale, ma ti assicuro che non lo è. Non tutte le donne, e anche uomini, nel senso, voglio dire, non è facile trovare una persona che ti asseconda. Infatti il primo periodo della vostra unione non è stata economicamente florida. Infatti tu hai detto: ok, basta, ritorniamo in Arabia, almeno mettiamo qualche soldino da parte e poi vediamo. Quindi il Carlo Giramondo non si ferma, prende la valigia e riparte di nuovo per l'Arabia. La rabbia che c'è ora, quando io vedo la Dakar, vedo ci ha giocato Inter Milan, io rimango ancora stupito. La rabbia dove, quando andai io nell'86, le donne non potevano lavorare, non potevano guidare. Mia moglie, quando tu arrivi in Arabia Saudita, ti tolgono l'azienda per cui lavori, perché poi ai tempi potevi andare solo per motivi di lavoro, ti prende il passaporto e ti dà la carta d'identità. Quando è arrivata mia moglie, ho detto: beh, ora mi date la sua carta d'identità. Mi ha detto: no, la segniamo sulla tua. Dico: ma e se deve uscire da sola? E mi dissero: da sola? E dove va da sola? Ecco, questa era l'Arabia Saudita Di dove ho allora. trascinato mia moglie, che invece si è divertita tantissimo e sono stati 6 mesi meravigliosi. Finisce il periodo in Arabia, si ritorna sulla penisola, ma stavolta dici: io di stare a Milano non ce la faccio. Si va in Toscana, a Grosseto, proprio nella città natale di tua moglie, di Alessandra. Lì inizi ad avere a che fare con il mondo del motociclismo, ma allora era un progetto proprio embrionale. Nella chiacchierata abbiamo fatto prima, eravate in 5. Lì com'è stata quell'esperienza? Cosa ti ha portato ad avvicinarti alle moto? Era solo un lavoro o c'era già un Carlo motociclista che, appena visto l'occasione di stare più vicino possibile alla passione che aveva, si ci è buttato dentro? Assolutamente, io nasco motociclista, forse perché, come ho scritto in un articolo su MotoGP un po' di tempo fa, forse perché mio papà e mia mamma, quando ero ancora proprio, penso avevo 1 anno, mi misero in mezzo tra di loro sulla Isomoto 150 e mi portarono da Abbiategrasso a Ferrara. Non so perché, ma per me, io sono nato motociclista, e quando finalmente, dopo aver lavorato per svariati mesi estivi, comprai il primo mio motorino, il Garelli Gulp, partii sabato mattina e andai a Dogliani, provincia di Cuneo, dove c'era mia zia, e feci 220 chilometri in 12 ore perché era in rodaggio. Quindi, voglio dire, questo rende un po' la mia passione. In Somalia, oltre a comprare prima una Honda 50 lì, poi portai la Aermacchi 350 TV, che era un sogno realizzato, portare via nave, spedire questa. Quindi ora non vado avanti, ma insomma la moto è stata la costante della mia vita. Quindi, quando mi dissero, io appunto ero a Milano, ma mia moglie abitava a Castiglione della Pescaia, perché ci tengono i castiglionesi, e non a Grosseto, sai com'è. E quindi, quando mi dissero: sai, a Grosseto la Wemar sta cercando persone,
La Wemera ai tempi costruiva contenitori per l'acqua e per l'olio e per il vino in vetroresina, i famosi tini o botti che, insomma, in vetroresina. E io dissi, ma non è il mio settore. Dissi, no, ma stanno aprendo un settore caschi. Come disse Caschi, mi si alzarono le antenne, andai a parlare col titolare che purtroppo non c'è più, Riccardo Simoni, che mi ha insegnato tantissimo, e lui vide subito, insomma, che almeno assumeva uno che qualcosa di caschi ci capiva, ma nel senso che li aveva usati per tanto tempo. E mi ricordo quando comprai il Nava 3, il Nava 2, scusate, passai circa mezz'ora davanti allo specchio perché era bellissimo, mi piaceva questo casco, mi sembrava di essere forse un astronauta, non lo so. Per cui ecco, quando ho la possibilità di lavorare con qualcosa che riguardi le moto come i caschi, mi ci sono buttato anima e corpo. Lì forse ingolosito o invogliato dall'ambiente imprenditoriale, provi a fare l'imprenditore. Quindi apri questa azienda che produceva caschi per bici. Sì. Non è andata come le aspettative, o meglio, forse quello che ti aspettavi doveva essere qualcosa in più e quindi secondo te non ne valeva la pena. Esatto. Il Carlo sedentario riprende immediatamente le valigie e riparte con la cascobeta in Cina e in India. Io ho una curiosità enorme. Dove siete andati a finire tu e Alessandra? Ti dico solo questo, per renderti, prima ti parlo della Cina e poi dell'India. La Cina, quando ci andai io, era il luglio del 95 e io non andai né a Pechino né via Hong Kong, ma andai a Xiamen, che è un paese, una città industriale. E ti dico solo questo, una volta i ristoranti erano enormi, tipo comunista, nel senso, hai capito, là era ancora tutto, tutto diciamo per la massa. E quindi c'erano questi ristoranti con 300, 400 persone dentro, quindi un gran vociare e tutto. Io apro la porta, entro e tutti si zittiscono e mi guardano. E io dico, pensavo ho lasciato aperto, no, cioè, non sapevo, che ho detto all'unico cinese che parlava inglese, che io senza di lui ero morto, gli dissi, scusa, perché mi guardano? Perché sei il primo occidentale che vedono. Quindi questa era la Cina dove io sono capitato. No? A mia moglie la fermavano per strada e chiedevano a me, posso fare una foto con lei? Dico sì, perché aveva le mesh bionde e chiaramente la cosa è come se ora arrivasse uno, non so, vestito, sai, come si chiama, il famoso cinese delle, delle storie, quello con i Sì. sì, che poi erano, lo sai, non era, loro non hanno peli. No, sono Quindi, dipinti. esatto. E un'altra cosa che molti mi dicevano perché io ho le braccia pelose, come si vede, e qualcuno mi dice, ma posso toccare? Dico, ma se proprio insisti, perché era una cosa per loro. Ecco, questa era la Cina che ho conosciuto io, mentre però già molto avanzata. Allora, l'azienda con cui aveva fatto la joint venture, la Cascoveta, produceva giornalmente, vi prego di credermi, perché sono numeri pazzeschi, produceva 5.000 racchette da tennis in carbonio al giorno. Quindi loro, conoscendo benissimo le fibre, loro producevano e producono ancora racchette per tutto il mondo a marchi diversi, logicamente, non col loro marchio. E quindi loro dissero, bene, mettiamoci a fare i caschi. E da lì nacque. Da lì andiamo in India. In India era invece un'azienda che faceva i caschi da cricket, perché sapete che lo sport nazionale è il cricket, che sono dei caschi in fibra, insomma, quelli con la visierina, una protezione, ma insomma. E arriviamo lì, io dovevo insegnare, allora, io ho insegnato, però poi mi spiego meglio, sono stato uno di quelli che è andato in Cina e in India per insegnare agli indiani e ai cinesi a fare i caschi e hanno imparato bene, perché ora sono loro i più grossi produttori al mondo. Dico subito che non era merito mio. Io portavo una volta il tecnico della verniciatura. La mia fortuna in Weimar è stata quella di arrivare, come abbiamo detto prima, che l'azienda non c'era e quindi abbiamo creato la verniciatura.
poi l'assemblaggio, prima ancora, scusate, lo stampaggio. Cioè, io conoscevo tutto del casco perché l'azienda era nata proprio piano piano, giorno per giorno, per costruire caschi. Diciamo Quindi, che hai vissuto il tuo percorso step by step all'interno della costruzione del casco, quindi ti ha esatto, quindi dato... io non sapevo verniciare un casco, però ti so dire come va verniciato, nel senso quali prodotti devi usare, su che con i raggi UV per asciugarlo, insomma, hai capito. Quindi io di volta in volta portavo con me i tecnici e quindi abbiamo insegnato, ecco, è meglio dire così, a loro a fare i caschi, ma mentre in Cina c'era già un tessuto industriale, chiamiamolo così, o comunque una mentalità produttiva, in India, in India era una cosa allucinante. Siamo entrati in questa azienda che faceva caschi cricket ed erano tutti seduti per terra. Non c'era un tavolo e non c'era una sedia. La prima cosa che feci comprare furono tavoli e sedie. In terra c'erano 3 donne, una dormiva, le altre 2 tagliavano la stoffa. Io dissi, ma quante ore fate al giorno? E questi mi guardavano, cosa vuol dire? Dico, quante ore lavorate? E queste non mi rispondevano, che arrivò l'interprete, parlava in inglese anche le donne, però mi disse, no, guarda, qui non è orario, loro abitano qua, vivono qua. Cioè loro, questa dorme, quando si sveglia si mette a tagliare, quell'altra va in bagno, quell'altra mangia, cioè loro abitano, quindi questa era l'India che io ho conosciuto. Da lì, insomma, ora la Stats, che è la più grossa azienda indiana, fanno circa 4-5 milioni di caschi all'anno. 1999, si torna in Italia. Avviene una cosa stupenda, arriva vostro figlio, Alessio, è andato a vivere su Trezzo sull'Adda, però tu non avevi voglia di far crescere il tuo figlio doveva crescere No, in Toscana e quindi al sole. si lascia il lavoro, si lascia tutto e si parte di nuovo per la Toscana e inizia a lavorare per la Grosseto Export, il consorzio che aiuta praticamente ad esportare prodotti proprio del territorio o le aziende che vogliono iniziare a intraprendere questo tipo di mercato. A proposito di tutti questi viaggi, ce ne racconti uno tuo in moto? Quando presi per la prima volta quella famosa Aermacchi 350, quella che era Aermacchi Harley Davidson, era una Aermacchi, motore monocilindrico con 2 marmitte, monocilindrico, non so come dire, non era fronte marcia, era orizzontale, insomma. Anche se era solo un 350, per me allora era una maxi moto. E anche lì sono partito con l'Eskimo, non so se tutti Sì? sanno ancora, i giovani forse non lo sapranno, ma con l'Eskimo sono partito, un casco jet che è improponibile, insomma, e sono andato a Firenze a trovare una mia amica e ho beccato l'acqua da Milano a Firenze e ritorno. Mi ricordo che mi fermavo neanche all'autogrill, mi fermavo sull'Appennino, ci sono delle casette di legno per fare i picnic, mi spogliavo, mi strizzavo i calzini, mi strizzavo la roba, mi rimettevo un freddo che non ti dico. Ma allora, se allora mi avessero detto, guarda, scendi da questa moto e sali su un Ferrari con l'aria, no, non No. esiste. Cioè, questa moto era meravigliosa anche perché monocilindrica, capito? Lì aprivi il gas, sentivi subito la forza quello è stato un viaggio tremendo perché ho preso tanta acqua che non ti dico. E invece, scusami, ti dico anche un altro viaggio che è stato poi in realtà questo è stato il più particolare, quello più bello in assoluto è quando nel 2019 mia moglie era mancata a settembre e nel 2020, scusami, a febbraio andammo in Australia, quindi ero ancora un po' scosso, un po' insomma, e andammo in Australia perché c'era la prima gara della Superbike e il mio grande amico Gordon Ricci, che è collega, lui è il più grande giornalista che ci sia in Superbike, e organizzò per me una cosa, sai quelle cose che dicono, oh dobbiamo farlo, oh prima o poi si fa, e lui non mi disse niente e me la organizzò. Praticamente siamo arrivati a Melbourne, siamo andati alla Suzuki che ci ha dato 2 V-Strom e abbiamo fatto tutto il giro dello stato di Vittoria prima della gara e dopo, soprattutto dopo la gara abbiamo fatto quindi la Ocean Road, l'Australia che è a mio parere uno dei paesi forse più bello al mondo, ma sicuramente uno dei più belli. Girarlo in moto fu una cosa meravigliosa e proprio oggi, guarda, Gordon, gli ho mandato una foto
di questo viaggio e lui mi ha detto dobbiamo rifarlo assolutamente e stiamo pensando, lui arriverà dalla Scozia, io dall'Italia, di fare le tappe di Aragon e Portimao quest'anno in moto, logicamente. Beh, ricordati che se passate dalla Svizzera, qui c'è sempre Crazy Motor Life che ha la porta aperta. Volentieri, tanto devo venirci in Svizzera, nel senso che è un paese che non conosco, quindi assolutamente sì. Ci troviamo in Toscana, lavori per la Grosseto Export, però c'è un mondo a cui non riesce a rinunciare, che è quello delle moto. Quindi che fa? Si ritorna in Weimar. E dopo una breve parentesi in Weimar, perché ti rendi conto forse che le cose sono cambiate, l'ambiente non è più quello che ti ricordavi, non ti piaceva più tanto, Carlo Baldi non ha paura del futuro, ma anzi che lo affronta, fa un salto nel vuoto, si licenzia senza sapere che farà, però questo ci porta a Carlo Baldi giornalista, È vero. perché lì È vero. Carlo Baldi inizia a scrivere di moto, sempre di quel mondo che lui ama, diventando per me il più grande giornalista per quanto Non è riguarda il vero, mondo. ma ti ringrazio. No, ok, è stato un salto nel vuoto. Ora io vorrei che chi ci guarda trovi anche la forza di fare determinate scelte. Quando hai affrontato quel periodo? Come l'hai affrontato? Perché comunque ricordiamoci che Carlo Baldi di quel periodo aveva una moglie e un figlio, quindi una famiglia da mandare avanti. Ora io ti chiedo, come hai vissuto quel periodo, quel salto nel vuoto? Convinto che arrivasse qualcosa a tirarti fuori da quella situazione o io vado avanti per la mia e qualcosa arriverà? Ma è un insieme di cose. Diciamo che la molla principale, come ti posso dire, è un mio difetto, perché probabilmente è più un difetto che sicuramente che un pregio. Io non riesco a fare un lavoro che non mi piace. Cioè, quando io mi rendo conto, e l'ho detto sempre anche per quanto riguarda il giornalismo, io dico ancora oggi che il giorno che io prendo la valigia e dico mamma mia, devo andare a Portimao, io non parto. Cioè, la vita è bella proprio perché uno deve fare un qualcosa. Cioè, se faccio una cosa che non mi piace, non sto facendo una cosa che invece mi piace. Cos'è che mi piace? Cos'è che voglio fare? Ecco, quello è la cosa importante. E quindi non mi trovavo più bene in Weimar. Tra l'altro sono ancora molto amico dei figli del proprietario, che purtroppo non c'è più, ma erano arrivati loro, quindi l'azienda era cambiata. Non dico né in bene o nel male, ma tu mi capisci, Era cambia diversa. tutto. E io non la sentivo più mia. Ecco, e quindi non ci andavo volentieri. A questo punto mi sono fermato dicendo qualcosa posso fare ed è chiaro che dov'è che volevo andare. Volevo andare moto, gare, eccetera. Con Ippolito Fassati, proprietario attuale ancora di Moto.it, ci eravamo conosciuti in Weimar, questa è una cosa simpatica, perché quando è nato Moto.it, non mi ricordo quanti anni fa, Ippolito erano in due universitari che finita l'università avevano registrato, scusa, Moto.it e poi hanno detto, beh, cosa ci facciamo con questo? E hanno incominciato a vendere le moto, cioè fare il compravendita, lo sai, dell'usato e via. E stava crescendo tanto. E lui chiamava le aziende di caschi, di moto, e gli mettevano giù il telefono. Quando lui diceva, sai, abbiamo un sito moto, E invece quando chiamò in Weimar trovò un matto che disse, bellissimo, internet. Cioè, sì, ma dico sempre, non fui bravo io, erano stupidi quelli che buttavano giù il telefono. Cioè, come potete pensare che internet non abbia un futuro? Comunque, e gli mandai 3 caschi. Uno di questi caschi è ancora nell'armadio dietro la scrivania di Ippolito. E quindi è nata un'amicizia oltre che una collaborazione. E quando io, combinazione, ho smesso di lavorare per la Weimar, con Ippolito mi chiamò, mi disse, ma perché noi vendiamo gli spazi pubblicitari all'Enel e alla Fiat e non li vendiamo, dico uno a caso, per carità, alla Nolan? Io dico, perché non parlate di caschi? Cioè, dovete incominciare a fare delle recensioni, cioè, entrate nel settore, poi vedrete che anche, detto fatto, ma chi lo fa? Io. Chi può farlo? E quindi incominciare a fare quello. Dopodiché mi chiamò un mio carissimo amico, ex pilota, perché quando il bello delle corse è anche che il ragazzino che ora corre, non tutti logicamente, ma su 20
5 saranno team manager e uno sarà il proprietario del team, cioè rimangono lì. Per cui io ora ho persone, Alessio Corradi, Salvatore Giorlandino, ma potrei fare Serafino Foti, piloti a cui io davo i caschi quando ero in Weimar, che ora sono team manager, e Giorlandino, Salvatore, che allora era nel team Aspri Honda Altea, e che mi aveva sempre detto bisogna che noi prima o poi facciamo qualcosa assieme. Mi disse guarda, ho bisogno di un ufficio stampa, tu scrivi in inglese? Non era vero, dissi porco cane, io scrivo inglese anche quando devo scrivere a mia moglie, figurati. E quindi insomma mi inventai ufficio stampa. A questo punto, andando in giro in tutto il mondiale Superbike per fare l'ufficio stampa, è chiaro che lavorando per MotoGP basta unire le cose. In più lavoravo per un'azienda di stivali per le sponsorizzazioni e un'altra azienda di caschi sempre per le sponsorizzazioni, e mantenevo dei contatti con le aziende cinesi e indiane. Quindi è nato, è ripartito un altro mondo, insomma, Un altro capitolo della tua vita. Tutto questo però nasce dal tuo salto nel vuoto, perché senza quello il giornalista che oggi tutti noi conosciamo non l'avremmo mai conosciuto, probabilmente. Forse no, perché tra un cambio e l'altro magari qualcosa sarebbe nato ugualmente, però senza quella forza di quel salto nel vuoto il Carlo Baldi di oggi forse non esisterebbe. Sì, non ho risposto, hai ragione, scusami, alla tua domanda perché mi sono messo a parlare di quel periodo. Allora, io non voglio essere ripetitivo, ma molto lo devo a mia moglie, perché comunque quando tu fai un salto nel vuoto, bisogna che qualcuno ti capisca e ti dica, qualcuno a cui tu tieni e di cui hai una grande considerazione, qualcuno che ti dica dai, hai ragione, sai scrivere, secondo me provaci. Ecco, questo è determinante, no? Perché già sei ancora più forte delle tue convinzioni. E poi perché comunque ho anche fiducia, ho visto che nella vita io sono sempre convinto di una cosa, ed è quello che sto dicendo sempre a mio figlio: se uno vuole lavorare, lavora, il lavoro lo trova. Se uno ha bisogno di soldi, si inventa qualcosa, va a fare un lavoro, ne fa due, però voglio dire, volere e potere, nel senso che comunque un panino lo trovo. Se poi sono convinto che mia moglie è pronta a mangiare un panino anche lei soltanto, senza salame dentro, per qualche periodo logicamente, questo ti dà ancora più forza. Quindi era un salto nel vuoto, però conscio che non avevamo il paracadute ma sapevamo volare, quindi ci siamo buttati. Ecco, questo, bisogna avere molta fiducia in se stessi, essere appoggiati comunque dalle persone che ti vogliono bene, che ti stimano, e poi avere la convinzione che ci devi provare e che hai i mezzi per farlo. E poi, logicamente, sia chiaro, alla base di tutto c'è che poi quando hai preso la bicicletta devi pedalare il più forte possibile, perché sennò nessuno ti regala niente. Insomma, quando io scusami, ti racconto anche questa perché è troppo bellina. Io sono arrivato in Superbike con moto.it, cioè con un sito internet, e ho patito esattamente quello che ha patito Ippolito Fassati. Vi faccio questa storiella. Misano 2009. Arriva l'ufficio stampa della Flamini, perché allora la Superbike era di Flamini, arriva lì dove c'eravamo tutti i giornalisti in sala stampa e dice: buongiorno, a mezzogiorno Maurizio Flamini ha piacere di incontrare la stampa per un aperitivo, non so cosa doveva dire, per cui vi aspettiamo tutti alla sala 25. Poi si gira e fa, rivolta a me: tu no. Perché io ero un sito internet, non ero un giornale. Cioè, ma chi guarda internet? Cioè, capito? E un giornalista, Luigi Rivola, una grandissima persona, che allora scriveva per Due Ruote, mi ricordo che mi si avvicinò e mi disse: non ti preoccupare, se dice qualcosa di interessante te lo riporto io, no? E questo poi, vabbè, questa è anche un'altra cosa, quello, alcuni giornalisti mi hanno insegnato, perché molti giornalisti sono gelosi, trovai un ambiente un po' chiuso, e invece lo abbiamo aperto, ma questo è un altro discorso. Comunque, ecco, tornando a noi, ti dico, feci fatica per quello, però ecco, andai avanti,
fino a quando, diciamo, il brutto e il bello, che mi cambiò la vita fu il proprietario di Geox, che è uno dei più grossi, uno degli uomini più ricchi d'Italia, che sponsorizzava Max Biaggi. E quindi lo stesso anno o l'anno dopo venne a Monza con due ragazze, due donne che facevano da ufficio stampa. Arrivò lì, chiaramente tutti eccitatissimi all'idea di poter intervistare questo grosso industriale, eccetera, e tutti attorno chiaramente agli uffici stampa, compreso quella persona che mi aveva detto tu no, e questi uffici stampa dissero no, non ci rompete le scatole, lui ha 5 minuti e vuole parlare solo con due, Moto.it e la Gazzetta dello Sport. E lì mi si aprì il mondo, e dissi finalmente ora incominciamo a fare sul serio, e da lì cambiò, diciamo, l'approccio dell'ambiente nei confronti dei siti internet e di Moto.it in particolare. Il Carlo Baldi giornalista, quanto si emoziona a vederle girare? Guarda, è una cosa inspiegabile, perché io la prima gara di moto la vidi a Monza sotto la pioggia, il trofeo delle regioni, dove il primo vinceva un prosciutto, il secondo un paio di stivali e il terzo secondo me niente, e chiaramente vedere queste moto, vedere l'ambiente, rimasi folgorato. E ancora oggi ti garantisco, l'ultima volta l'ho fatto in Australia, ogni tanto esco dalla sala stampa e vado il più vicino possibile alla pista, e vedere le moto che arrivano per me è esattamente la stessa emozione, esattamente lo stesso brivido, esattamente lo stesso spettacolo, perché per me è lo spettacolo più bello al mondo, perché esprime tutto: coraggio, passione, velocità. Io ogni volta che tolgono il casco mi aspetto che sotto ci siano 3 teste, 4 antenne, perché non sono i piloti, specialmente a questi livelli, sono uomini particolari sotto tanti punti di vista. Abbiamo parlato di vita, passioni, stiamo parlando di mondiale Superbike, però io dal Carlo Baldi che sto imparando a conoscere mi aspetto quale sarà il prossimo capitolo della tua vita. È una bella domanda. Cosa dobbiamo aspettarci? Ma guarda, non voglio, come posso dire, non voglio rattristare nessuno. La perdita di mia moglie ha rivoluzionato la mia vita, no? Perché ti fai tante domande, e soprattutto quella se valga la pena di continuare, lo dico senza fare tragedie o drammi, però quando dissero a mia moglie che aveva ormai poco, eravamo all'ospedale al Gemelli e ci siamo seduti sul letto e abbiamo detto: che facciamo? Perché abbiamo avuto una vita, parlo per me, ma spero anche per lei, io sono convinto che l'importante non sia quanto vivi, ma come vivi, no? E quindi io, arrivata a quel punto, per me la vita era stata fantastica. Possiamo anche finirla qua. E lei mi disse assolutamente no, perché chiaramente c'è Alessio e devi stargli vicino. Aveva ragione, come sempre, e quindi logicamente era un attimo anche, come ti posso dire, Di insomma, sconforto, ovviamente. quando ti dicono che tua moglie ha 2 mesi di vita, non sei proprio lucido. Però ecco, il fatto di dire ho avuto una vita meravigliosa, vale la pena di continuare, ti poni questa domanda, no? Però per mio figlio, e poi ti devo dire, soprattutto per una cosa meravigliosa, che spero di non commuovermi, che non mi aspettavo così, è stato l'affetto di tutti, degli amici, di persone, un fotografo che io conoscevo così, insomma, sai, lì ci conosciamo tutti, ma siamo in tanti, col quale quando entravamo in sala stampa, ciao, ciao, ma probabilmente non avevamo mai scambiato così un discorso. Mi ha mandato, quando è mancata mia moglie, mi ha mandato un'email che io conservo. Ho avuto manifestazioni d'affetto incredibili, quindi anche per quello pensi che, insomma, ecco, valga ancora la pena di andare avanti, di continuare, di fare così, di cercare di portare amicizia o comunque un sorriso, un interesse alle persone che ti vogliono bene. Il mio futuro, sai, non ne avrò tantissimo, io ho 68 anni, quindi insomma, però ci sono ancora un paio di cose che devo fare: andare in Vietnam,
andare in moto a fare quel giro Aragon, Portimao con Gordon, insomma abbiamo un po' di cose da fare. Parlando invece di cose serie, nel senso, il lavoro che faccio io non finirà mai per me, perché comunque anche, almeno spero, a meno che non mi caschino le braccia, ma scriverei coi denti. Eh, voglio dire, comunque scrivere non ha età, no? Se hai qualcosa da dire lo puoi fare sempre. Ho la fortuna di scrivere per MotoGP, per Motosprint e qualche volta per Moto Italia, quindi voglio dire, penso di farlo quello sempre perché lo faccio e perché mi piace soprattutto, come ormai avrai capito, se no non lo farei. E fino a quando avrò qualcosa da raccontare, qualcosa da... Il bello del motociclismo, a mio parere, ognuno la vede a modo proprio, è proprio il lato umano, è proprio, cioè non c'è nessuno sport al mondo dove chi lo pratica è disposto a fare i sacrifici che fa un pilota, fuori e dentro la pista. Cioè, questi si rompono una gamba e la prima cosa che dicono al medico non è mamma mia quanti punti mi avete messo, quando posso tornare in moto? Perché per loro il dolore non esiste. Io ho fatto un articolo per Motosprint, ho intervistato Alex Croy, che è caduto al Mugello e si è rotto tutto. E la prima cosa che mi ha detto quando l'ho intervistato, no, ma io ora non alzo il braccio, ma mi hanno già detto che se faccio questo lo farò e a quel punto poi io torno in moto. Sia Polita, se vi capita andate a rivederla, è su MotoGP da qualche parte durante il Covid, e andate a vederla non per me assolutamente, ma per Alessia. Lei è appassionata, è ancora una motociclista, è ancora una pilota. Ho intervistato Joan Lascorz, anche lui è su una sedia a rotelle. Nessuno ha detto odio la moto mi ha rovinato, se non correvo in moto a quest'ora io, non lo so, facevo salto in alto. No, l'amore per la moto rimane. Quindi ecco, ci sono storie bellissime. Io una cosa che odio sono quelli che criticano, che hanno sempre qualcosa da ridire, che parlo nell'ambiente motociclistico, gli scandali che parlano male di questo, di quell'altro, ma state perdendo tempo perché ci sono invece delle storie fantastiche, ci sono delle cose, ripeto, storie bellissime di un'umanità incredibile, di un coraggio, di passione, chiamatela come vi pare, e quello bisogna trovare, quello bisogna raccontare. Quindi questo è, diciamo, il motivo per cui spero di avere sempre qualcosa da scrivere e quindi starò più tempo a Fuerteventura, dove sono ora, tra l'altro, e da qui comunque in Spagna si arriva abbastanza velocemente, abbastanza facilmente. Io ti ringrazio perché hai spiegato perché nasce Crazy Motor Life. Crazy Motor Life nasce proprio per questo, cioè la mia passione di raccontare gli uomini, le emozioni, i sacrifici che comportano il motorsport. Questo è perché nasce Crazy Motor Life, quindi grazie per averlo spiegato tu, sicuramente meglio di quanto avessi potuto spiegarlo io. L'hai spiegato bene tu. Quello che dico sempre, ma è una cosa importante che secondo me è alla base poi di questo, del motociclismo e della nostra passione. Tra Marc Marquez o Bagnaia e l'ultimo, quello che parte in ultima fila nel trofeo amatori, non ci sono differenze, hanno entrambe la stessa passione. Io una delle più belle interviste che ho fatto l'ha fatta a Cal Crutchlow. Quando dico belle interviste, sia chiaro che non dipende mai dall'intervistatore, ma dall'intervistato. Dalla disponibilità che hai. E da quello che dicono. Cioè, una persona che ha qualcosa da dire, io Carlo Ceca lo intervistavo, sai come, gli mettevo il microfono davanti. Carlos, allora, ecco, lui parlava per un'ora, quindi voglio dire, chi ha qualcosa da dire lo dice. E Crutchlow mi disse una cosa bellissima, quando io gli chiesi, ma per te i soldi sono importanti? Mi disse, guarda, se ti dicessi di no sarei un bugiardo, però ti dico una cosa, se io non avessi la fortuna di essere pagato per fare questo sport, io lavorerei tutta la settimana per andare a girare sabato e domenica a mie spese, pagandomi i copertoni e pagandomi la benzina. E questo è Cal Crutchlow. Ti vorrei chiedere, quest'anno è stata aggiunta una tappa all'ultimo secondo del Mondiale Superbike, che è quella proprio di Imola. Per molti ha un sapore di storia, ha un sapore di vissuto, ha un sapore di retro
Infatti cercheremo proprio con Crazy Motor Life, cercheremo di essere presenti proprio lì in circuito per tutto il weekend, perché credo che sia un avvenimento da non poter perdere. Allora ci vediamo. Grazie, dici tu qualcosa su questo appuntamento e come è stato vissuto dentro il paddock appena è arrivata la notizia che si sarebbe corsa a Imola. Ma vedi, Imola è l'ultimo circuito old style dove si corra un mondiale. Gli altri sono Brandsatch, Brno, chiuso per motivi economici, il vecchio Nürburgring, cioè sono quelle piste che in realtà sono le piste non disegnate. Mentre Portimao, che io amo Portimao, ma per prendere un esempio, un giorno uno si è messo lì con un foglio di carta e lo ha disegnato. Imola non l'ha disegnata nessuno, erano strade dove a un certo punto negli anni 45-46 incominciarono a correre lì sulle colline, quindi quando non c'era, penso, i carabinieri o la polizia che li fermavano, facevano queste garette. Poi hanno incominciato, alla fine insomma è nato Imola, tant'è vero che ancora adesso Imola, se ti devi spostare, se devi andare alle acque minerali e devi uscire dall'autodromo e fare la strada normale, voglio dire, non è, hai capito, non è un circuito, è all'interno del paese. Aperta parentesi, prima è nato il circuito e poi il paese. E quindi è old style, cioè è un tracciato nato dalla passione di chi ci correva. Cioè correvano lì perché c'erano delle curve particolari, perché c'erano dei saliscendi. Imola io l'ho fatto una volta in bicicletta, meno male che l'ho fatta, ora non ce la farei più. Fare la Tosa, la salita della Tosa, voglio dire, quindi è veramente fantastica. Discese, cioè arrivare in fondo alla Rivazza in moto non voglio mai fare, morirei di paura. Per cui hai capito, è una pista così. No, è sicura? No. Cioè, le piste old style hanno questo difetto, che le puoi migliorare fino a un certo punto. Poi quelle sono. Imola per me è stata 1981, avevo visto il GP 500 di Monza, vinto da Kenny Roberts, dove Lucchinelli fece quinto, e poi andai a Imola perché era la gara decisiva, e così fu, perché vinse Lucchinelli davanti a Mamola e la gara venne interrotta per la pioggia, quindi è stata una pietra miliare nella mia passione per le gare, e è una pista o la ami o la odi, mentre Jonathan Ray la ama. Bautista, quando gli ho detto oh si torna a Imola, mi ha detto madonnina no ma anche no, non è sicura, hanno entrambi ragione. Johnny perché dice lì ragazzi, se c'hai il pelo sullo stomaco, lì il pilota si vede, fa ancora la differenza, ed è vero. Ha ragione Bautista perché dice ragazzi, qui se piove, io ho i rigagnoli, essendo fatta di saliscendi, quando piove passano i torrentelli in mezzo alla pista, io non ci voglio correre. Hanno ragione tutte e due, però rimane lunga vita Imola perché è l'ultima pista old style che insomma ecco ci siamo capiti. Ti dico una cosa, il mio favorito, secondo me che può vincere una gara lì, così andiamo, poi dopo Imola ci vediamo se ho indovinato, sarà Scott Redding. Scott Redding è uno da Imola, dove magari si lamenterà prima, ma poi in pista è da Imola lui, no? Come è da Most, perché lui a Most venerdì disse qui finirò la mia carriera, se cado qui, e poi fece primo, secondo, per cui voglio dire, è punto su di lui come vincente in una delle tre gare. Bene, quindi in caso vincerai un caffè sicuramente. Grazie. Ci hai raccontato, ci hai fatto vivere la tua vita nella quale si è intrecciato il mondo dei motori. Lavoro forse non si può chiamare perché quando si ha la fortuna come noi di poter vivere grazie alla propria passione, diciamo che è un lavoro a metà. Magari dedicarci un pensiero che ci possa spingere a vivere la propria passione, perché anche se prevede tanti sacrifici, anche se prevede tanta forza, anche se prevede salti nel buio come quello che hai fatto tu, chiudi tu questa trasmissione e lanciaci un pensiero. Ma quello che posso dire, anche se in parte poi l'abbiamo già detto, insomma, nei vari discorsi che abbiamo fatto,
portare avanti una passione. Questa passione può essere per la moto, può essere per gli scacchi, può essere, cioè non esiste. A noi piace il mondo delle moto, ma io capisco anche assolutamente tutte le altre passioni. La cosa importante è che la passione, qualunque essa sia, per qualsiasi cosa, innanzitutto è il sale della vita e poi vale la pena di essere perseguita. Cioè, è un po' come i sogni, fanno parte, cioè, se no sarebbe una vita molto arida. Chi non porta avanti le proprie passioni, alla fine, secondo me, quando arriverà l'ultimo giorno della sua vita che si gira indietro, dirà, insomma, ho qualcosa così, se avessi fatto, se avessi detto. Invece se uno coltiva le proprie passioni con impegno e con altrettanta passione, logicamente, non puoi fallire, perché se uno fa un qualcosa col cuore, ci mette il massimo impegno e se lo fa, se segue la sua passione, è sicuramente quello che tirerà fuori il meglio di sé. La passione ti tira fuori il meglio di quello che tu hai dentro. Quindi lo fai con voglia, dai il meglio di te, per cui non può che andare bene, sicuramente. Carlo, io ti devo dire grazie, grazie dal punto Grazie a di te. vista personale, grazie per Crazy Motor Life, per il tempo che ci hai dedicato e per tutto quello che ci hai raccontato, mettendoti anche un po' a nudo, e questo è tanto apprezzabile perché chi riesce a parlare di se stesso ha sempre un qualcosa in più da raccontare per quanto mi riguarda. Ti devo ringraziare anche per portarci sull'asfalto e sui circuiti di tutto il mondo e per raccontarci quello che vivono i nostri beniamini, i nostri eroi da un certo punto di vista. Lo fai che quasi quasi anche noi ci sentiamo lì vicino a te a calpestare lo stesso asfalto. Quindi Questo è il complimento più bello che uno possa, diciamo che uno come me che fa questo lavoro possa sentire, perché io dico sempre che io non sono nessuno. Ho la fortuna che prima pagavo il biglietto e stavo dietro la rete, ora sono dall'altra parte della rete e sono dentro, ma il mio lavoro è quello di spiegare a chi è dall'altra parte della rete quello che sto provando io dentro qua, che non è ha vinto Giovanni e secondo Francesco, ma è quello che sto provando io, l'emozione dopo una gara di incontrare Jonathan Ray che viene e ti racconta come è andata la gara, cioè a noi 5-6 giornalisti che siamo lì, perché ormai siamo in pochi, cioè, questo devo trasmettere a chi è a casa oppure che ha fatto 200 chilometri in moto per mettersi dietro la rete a vederli passare. E devo fare quello e spero di riuscirci. guarda, ti posso dire per certo che ci riesci abbastanza bene, perché Grazie. se non fossi riuscito a trasmettere tutta questa passione che poi è entrata sotto pelle, forse oggi Crazy Motor Life non esisterebbe. Carlo, io ti ringrazio Grazie a tutti te. che vedranno questo video, che scrivere nei commenti, iscriversi a tutti i canali social, YouTube, Facebook, Instagram, e grazie e spero di averti presto come nostro ospite. Quando vuoi, è sempre un piacere e se non altro ci vediamo poi a Imola, lì sicuramente ti voglio vedere lì, così andiamo magari alla Piratella o alle Acque Minerali, insomma andiamo a vedere un pezzo di pista. Ok, ciao Carlo, grazie. Grazie a voi, ciao.